Ma buongiorno amici e benvenuti su questo nuovo video, finalmente. È possibile andare da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi? E se vi dicessi che la macchina che ha fatto questo record non è costruita da ingegneroni di Formula 1, ma da normali studenti? Voi ci credereste? Eh sì ragazzi, perché siccome molti di voi mi fanno moltissime domande sia qui sia sulla mia pagina Instagram riguardo la Formula SAE, ho deciso di utilizzare questo video per raccontarvi un po' che cos'è, come funziona e quali sono le mie esperienze a riguardo. In questo video infatti, che probabilmente dividerò in due parti, parleremo di che cos'è la Formula SAE, quali tipologie di vetture possono competere in questa serie, in cosa consistono le gare, la mia esperienza in Formula SAE come manager, che cosa vi può dare un'esperienza in questa competizione, insomma, e anche tanti altri aneddoti molto divertenti che vi racconterò magari in un futuro video. Infatti, se questo video raggiungerà almeno 700 like, faremo la seconda parte nella quale vi parlerò di tante altre cose e magari una terza, se vi piacerà, sempre a tema Formula SAE o Formula Student. Per chi non lo sapesse, la Formula SAE è una competizione automobilistica tra università. Gli studenti di ogni università hanno infatti il compito di costruire e formare un vero e proprio team, come quelli della Formula 1, ed ogni anno di progettare e costruire una vera auto da formula, quindi a ruote scoperte, e alla fine competere con tutte le altre università nel mondo. Ma oltre alla progettazione e alla costruzione di queste vetture, ci sono tanti altri fattori che vanno presi in considerazione quando si parla appunto di Formula SAE, come la ricerca degli sponsor, il marketing, il business development, eccetera, eccetera, eccetera. È quindi una competizione ed un'esperienza aperta a tutti gli studenti di un ateneo che non necessariamente devono essere ingegneri. Mi correggo, laureandi in ingegneria. Ma andiamo alla ciccia, quella che vi interessa, quindi le gare. Bene, quali tipologie di vetture possono competere in Formula SAE? La Formula SAE, nella sua breve storia, più o meno 20 anni, ha fatto dei passi enormi in termini di avanzamento tecnologico. Quindi vi dico già che non stiamo parlando di vetture giocattoli, dei giocattolini, ma di vere e proprie auto da competizione con importanti accorgimenti tecnologici. Come in tutte le competizioni esiste un ben determinato regolamento tecnico, regolamento che cambia ogni tot anni e che dirige verso una direzione o verso un'altra lo sviluppo tecnologico di queste vetture, proprio come in Formula 1 insomma. Al momento ci sono, ma non vorrei sbagliarmi, 3 categorie diverse. Andiamole a vedere. Numero 1, le classiche vetture a motore endotermico, come quella su cui ho lavorato io alla mia università. Queste utilizzano un motore da moto da al massimo 710 cm3 per regolamento. Molti team usano il 600 cc per la loro potenza e per la loro affidabilità, ma spesso i team più competitivi utilizzavano motori più piccoli come i 390 o i 450 KTM, che sebbene avessero minor potenza riuscivano ad avere un peso minore ed avere meno ingombri e riuscire a sviluppare la vettura in maniera più semplice. Numero 2, ahimè, le auto elettriche, che sono nel corso degli anni diventate sempre di più utilizzate e che, diciamocela tutta, in termini di prestazioni sono sicuramente le più competitive. Queste ultime sono un vero e proprio spettacolo della tecnologia. Tecnologie avanzatissime come il torque vectoring, ovvero dividere la coppia erogata su ogni angolo della vettura utilizzando 4 motori elettrici. Questo permette alle vetture di avere il massimo grip sia in accelerazione che in decelerazione. Infatti, erogando più o meno coppia ad ogni angolo della vettura si riusciva a gestire meglio sottosterzo, sovrasterzo, trazione e frenata. Per esempio, se la centralina sentiva che una ruota stava iniziando a pattinare, magari toglieva un pochettino di erogazione da quella ruota lì e le faceva riprendere il grip. Ed è proprio in questa categoria che si è creata la macchina più veloce al mondo, la macchina elettrica più veloce al mondo. Infatti non è una Formula E, non è una macchina da strada, ma è bensì una Formula Student.
L'Università di Monaco infatti ha creato questo mostro capace di andare da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi. 1 secondo e mezzo. Ti stacca la testa. Vi lascio qualche clip. Ultima categoria, ma non meno importante, sono le auto a guida autonoma, tipo l'autopilot della Tesla, no? Quest'ultime sono vetture, sempre da competizione, che gareggiano senza l'ausilio del pilota, quindi si guidano da sole. E vi assicuro, anzi vi faccio vedere che sono in grado di fare delle cose spettacolari. Sto zitto, giudicate voi, giudicate voi. Come potete vedere, dopo un giro di ricognizione dove vari sensori tipo tentacoli di polpo studiano la pista, la macchina entra finalmente in vita ed inizia ad andare a bomba. E senza pilota. Meno male, perché se ci fossi io andrei molto più lento. In questo video o in questa serie di video non parleremo di questa categoria perché purtroppo quando c'ero io non esisteva ancora, quando ero in università, e quindi non ne sono veramente esperto. Però se c'è qualcuno tra di voi che è in Formula SAE o comunque si sta occupando di auto a guida autonoma e vorrebbe, ma che ne so, fare un video, scrivetemi qui sotto nei commenti, anzi meglio, mandatemi una mail alla mail che trovate qui sotto in descrizione e magari facciamo un video insieme. Bene, parliamo ora di gare. Le gare si tengono di solito durante un weekend e si compete su 8 categorie diverse, 4 fighe e 4 veramente noiose. Ad ogni categoria è assegnato un punteggio e ovviamente il nostro scopo è quello di cercare di prendere il maggior numero di punti in ogni categoria. Ve le racconto velocemente. Partiamo da quelle noiose. Boring. Presentazione di un piano aziendale. Bisogna inventarsi più o meno una storia su un possibile utilizzo della vettura a livello commerciale. Quindi magari un campionato monomarca, vendite a possibili clienti e bla 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 bla. Non troppo fun, ma nemmeno troppo noioso. 2. Presentazione del design della vettura. Un riassunto del design della vettura, quindi del progetto della vettura, dove bisogna motivare tutte le scelte tecniche adottate. Del tipo, perché avete usato le ruote da 13 pollici e non quelle da 10? Come mai non avete usato la monoscocca ma avete preso un telaio tubolare? Insomma, perché avete speso in quel modo i vostri soldi? Numero 3. Parliamo dei soldi. La cosa più noiosa, analisi dei costi. Una palla, ogni pezzo della macchina, ogni vite, ogni fascetta, giuro, deve essere catalogata in un mega foglio Excel di pura noia. Meglio iniziarlo a fare bene da subito perché una volta che la macchina è montata siete nei guai. Ma passiamo ora alle parti interessanti. Prova di accelerazione. Molto semplice. Prova di drag sui 75 metri. Chi fa il miglior tempo prende più punti. In Repubblica Ceca con il mio team avevamo tirato fuori un motorazzo e ci eravamo qualificati secondi nella prova di accelerazione contro tante università. Noi usavamo il motore della Yamaha R6 e riuscivamo a tirar fuori quasi 100 cavalli, che non è poco ragazzi, anche perché si usa un restrittore all'aspirazione e noi eravamo riusciti a tararlo veramente bene. Prova numero 5, lo skid pad. Prova di tenuta. Si fa un 8 sostanzialmente e lo si cerca di fare nella maniera più veloce possibile. Questa prova serve prevalentemente a testare il grip meccanico della vostra vettura, quindi quanto è leggera, come avete disegnato le sospensioni, se avete fatto bene il setup, insomma, quanto è efficace la meccanica della vostra macchina. So che sembra una cazzata, ma vi assicuro che solo le migliori auto riuscivano ad essere competitive in questa categoria. L'auto deve avere il setup perfetto per essere competitiva. Deve essere bilanciatissima, un leggero sottosterzo o sovrasterzo, prendete la gara e la buttate via.
Prova di autocross. E qui si inizia a fare sul serio. Questa prova è anche detta sprint, una vera e propria prova di velocità su un tracciato fatto solo di conetti o misto pista-conetti, nel quale il pilota deve solo fare il miglior tempo. Insomma, una gara di velocità, una prova speciale. Qui si riesce davvero ad apprezzare il lavoro svolto tutto l'anno e anche le doti dei propri piloti. Ma chi le guida queste auto? Dei professionisti? Gli studenti. Già, non sono ammessi piloti professionisti in questa competizione. Infatti, solo gli iscritti all'università del vostro team possono essere piloti. Attenzione, non dovete per forza far parte del team di Formula Student per essere piloti. Meglio, sicuramente si hanno più conoscenze e si avrà più possibilità di entrare, ma basta essere iscritti all'Ateneo. Quindi se siete un bravo pilota e studiate psicologia, ma nella vostra università c'è un team di Formula Student, beh, allora potete essere il pilota per quel team. Comunque, nello sprint conta veramente tutto. Peso, aerodinamica, motore, sospensioni, insomma, tutto deve essere al bacio. Ultima prova è la endurance, una vera e propria gara di durata su un circuito simile o lo stesso, adesso non mi ricordo, di quello dell'autosprint. C'è anche un cambio pilota, quindi bisognerà fare un cambio pilota, ed è l'evento sostanzialmente più importante di tutta la competizione perché è quello in cui si danno più punti. Fare bene nella gara di durata è fondamentale se si vuole ambire ad arrivare in una delle prime posizioni della competizione. L'ultima è consumo carburante. Adesso non so se capite le regole, ma le auto elettriche praticamente facevano tutte il massimo dei punti in questa cosa e quindi anche per quello erano avvantaggiate nella classifica finale. Ora non so se le regole sono cambiate. Consumo carburante che viene calcolato durante la gara di endurance. Insomma, come detto, la Formula Student è veramente un progetto molto interessante, sia per i giovani laureandi in ingegneria, ma come visto non solo. Questo vi permetterà di infilare il naso e iniziare a capire come funzionano il mondo del motorsport e come ci si approccia al lavoro in un team. Spero che possiate aver trovato interessante questa mini introduzione all'argomento. Se vi è piaciuta, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti, lasciate mi piace e commentate, non vi costa niente, almeno io so che vi interessa e posso fare un altro video. Se non vi interessa, mettete mi piace lo stesso. Meglio! Vi racconterò più in dettaglio la mia esperienza, che cosa mi ha lasciato, che cosa ho fatto e tanti aneddoti divertenti, fidatevi ce ne sono tantissimi, alcuni forse preferirei non raccontare perché non sono molto family friendly. Grazie per aver guardato questo video e noi ci vediamo alla prossima. I wish to be something special in the end. I wish to be so much better in the end. I wish to be me.